Ciao, sei su Solo Storie Vere e ti do il benvenuto sul mio canale. In questo video parleremo della vita fino alla cattura dell'ultimo dei Corleonesi, Matteo Messina Denaro. 16 gennaio 2023, una data importantissima perché è stato catturato e messo fine alla latitanza del re di Cosa Nostra. Il re perché fino a questo momento e per come è fatta l'organizzazione Cosa Nostra è lui che prende le decisioni, è lui che comanda. Questo perché Cosa Nostra ha come struttura un vertice al comando, differentemente da altre organizzazioni, e il vertice lo decide la cupola, e lui in questo momento è il re. Nato a Castelvetrano nel 1962, era nella lista dei 10 latitanti più ricercati al mondo. È l'ultimo degli stragisti, di quella mafia che ha portato avanti la strategia stragista. Ha fatto parte dell'ascesa al potere dell'interno di Cosa Nostra dei Corleonesi, uno degli uomini più fedeli di Totò Riina. Iniziarono la scalata al potere, prima con strategia e poi con assalti a uomini d'onore, come Stefano Bontate nel 1981, considerato il capo dei Palermitani. Crearono una spaccatura all'interno di Cosa Nostra e formarono due distinte fazioni, quella dei Palermitani e quella dei Corleonesi. Corleonesi che dalle famiglie potenti di allora erano considerati più come braccio armato per l'organizzazione, non vedevano in loro il potere di legare alleanze coi politici. Invece Totò Riina, con a suo favore il potere che aveva raggiunto anche il suo capo Luciano Liggio all'interno della commissione, idealizza e organizza un complotto per prendere il vertice di Cosa Nostra, volendo scalzare i Palermitani che vedeva come servi della politica, mentre lui voleva comandare la politica. In questa lotta armata, conosciuta poi come Seconda Guerra di Mafia, Matteo Messina Denaro è parte integrante dei Corleonesi. Sin da giovanissimo, essendo figlio di Francesco Messina Denaro, capomandamento di Castelvetrano, e uomo fedelissimo dei Corleonesi, perché i Messina Denaro avevano un rapporto con la più importante banca della Sicilia di allora, la Banca Sicula di Trapani. Questa banca era sospettata di essere la banca centrale di riciclaggio di Cosa Nostra. Anche per questo è stato scelto da Totò Riina come parte integrante del progetto. Infatti, inizia con la faida contro Partanna Mondello, diventando per Salvatore Riina un uomo affidabile su cui fare affidamento, e lui era un killer perfetto, anche se giovanissimo, aveva solo 22 anni. Ma agli occhi di Riina era affidabilissimo, tanto che nel 92 Riina creò una struttura segreta che chiamerà poi Super Cosa, che nessuna famiglia all'interno di Cosa Nostra conosceva, e ne facevano parte Matteo Messina Denaro, Leoluca Bagarella e Graviano. Furono spediti a Roma per eliminare Falcone, Maurizio Costanzo e Martelli, ma la spedizione non fu un grande successo e Riina li fece rientrare a Palermo, anche perché voleva che l'attentato a Falcone fosse fatto in Sicilia. Era sempre più vicina a Rina. Nel 91 uccise un alberghiere dove incontrava la sua amante e che non lo voleva tra i piedi. Nel 92 uccise Vincenzo Milazzo, era il capocomandamento di Alcamo, che era passato dalla parte dei Corleonesi durante la guerra, ma si mostrava poi contrario all'autorità di Rina sul lato stragista. Su di lui Brusca ha raccontato che ha detto che voleva ucciderlo appena lo vedeva perché aveva brindato la morte di suo padre. Qualche giorno dopo Matteo Messina Denaro strangolò lui stesso la compagna di Milazzo perché era incinta e probabilmente di un maschio. Nello stesso anno, nel 92, fece parte del gruppo di fuoco del fallito attentato al vicequestore Calogero Germanà a Mazzara del Vallo. Poi ci furono le stragi di Capaci del giudice Falcone, quella di Via D'Amelio del giudice Borsellino. Lui ormai era nella crema di Cosa Nostra che decidono per queste esecuzioni e successivamente è in grado di ideare la strategia terroristica, cioè di colpire persone innocenti, beni culturali, come tramite i collaboratori sappiamo che siano stati pensati gli attentati. Volevano attentare la torre di Pisa, i templi in Sicilia,
L'obiettivo era quello di far scendere a patti lo Stato in cambio della pace. L'altra strategia messa in atto era intervenire sui pentiti di mafia, perché a partire da Buscetta, poi al maxi processo, arrivati nel 92 ce n'erano fin troppi. E come li chiamavano loro, c'erano troppi cantanti, dicevano così. Così Graviano ebbe l'idea di attaccare questi collaboratori trasversalmente. Cosa Nostra e Messina Denaro soprattutto volevano far ritrattare Di Maggio e Santino Di Matteo, così nelle varie ipotesi che potevano attuare, visto che i parenti, addirittura la moglie di Di Matteo, si erano dissociati da lui, sequestrarono il figlio Giuseppe, prelevandolo dal maneggio dove esercitava equitazione, presentandosi come il nucleo che proteggeva i pentiti. Lo portarono nella zona del mandamento di Messina Denaro e dopo 779 giorni lo strangolarono e poi lo sciolsero nell'acido. Nel gennaio del 1993 viene arrestato il capo dei capi, Totò Riina, e all'interno di Cosa Nostra si forma una specie di spaccatura, come raccontano i pentiti. Da una parte c'erano Bagarella, Brusca, Messina Denaro, Graviano che avevano sposato la causa di Riina, dello stragismo e che la volevano portare avanti. Dall'altra c'era Provenzano che nel frattempo prende in mano Cosa Nostra con la sua ala moderata che vuole ricostruire un'organizzazione invisibile e perciò senza le bombe. Vengono però negli anni successivi arrestati tutti, Brusca, Bagarella, Graviano, ma Matteo Messina Denaro è sempre più dentro Cosa Nostra, specialmente quando eredita dalla morte del padre nel 1998 il mandamento di Castelvetrano con tutto il territorio trapanese, e per i corlonesi quello era un mandamento fedelissimo dove potevano contare completamente su di lui. Nel frattempo, sotto la guida di Provenzano, Cosa Nostra aveva rialzato la testa stringendo alleanza con il nuovo movimento politico Forza Italia e Matteo Messina Denaro viene a stretto contatto invece con il sindaco di Castelvetrano, Antonino Vaccarino, allargando il suo potere economico e appoggiando Tonino D'Alì, che diventerà poi senatore. Quest'ultimo non è stato scelto a caso da Denaro, era l'erede della Banca Sicola di Trapani. Nel 2006, quando viene catturato Bernardo Provenzano, tocca a lui, diventa il re di Cosa Nostra, il vertice, è lui, l'ultimo dei Corleonesi. Ha inizio la sua latitanza da capo dei capi. Coperture in tutte le situazioni, come un capo del suo calibro ha, come quando attraverso i pizzini, firmandosi Alessio, contattava il sindaco del momento Svetonio, poi smise questa corrispondenza quando qualcuno gli disse che gli erano vicini per catturarlo. Sono passati 30 anni e un giorno dalla cattura di Totò Riina, e dove lui da lì si rese latitante, dove scrisse anche una lettera alla sua ex fidanzata Angela, dicendogli che si sarebbe reso irreperibile. Lo troviamo ad oggi, al giorno della cattura, alla clinica La Maddalena, dove faceva chemioterapia perché malato di tumore al colon. Le ipotesi in questi giorni sono molte, che si è fatto catturare, oppure che alla sua età è ora di passare il testimone, o ancora che la sua malattia lo ha reso vulnerabile e si è reso conto che non poteva più proseguire la latitanza. Ma non lo sappiamo e forse non lo sapremo mai. Ma ad oggi vediamo Cosa Nostra decapitata da quella strategia stragista che Riina, Brusca, Messina Denaro stesso e gli altri hanno messo in atto e che ha consumato pian piano Cosa Nostra, rendendola più debole e con molte difficoltà in più rispetto alle altre organizzazioni. Da questo possiamo capire una cosa, che la strategia corleonese, che sì ha portato il potere e li ha fatti diventare i capi della cupola per oltre un decennio, alla fine li ha indeboliti, rendendoli vulnerabili, facendogli perdere gli affari. Forse il terrorismo mafioso è stata la peggiore strategia che abbiano scelto.